concetto un pochino nuovo, non è certamente una filosofia, ma è una volontà di intraprendere un percorso orizzontale, orizzontale con la natura, non gerarchico, non verticistico, e riuscire a capacitarci che quanto loro fanno da millenni ha la possibilità di essere relazionato alla nostra come si chiama? Razionalità. E pertanto la stessa importanza che ha un nostro pensiero, un nostro atteggiamento è quello dell'erba, è identica. Lei fa il suo, non consente l'evaporazione d'estate, riesce a interrompere l'acqua piovana così che non fa lo schizzo e non prende i funghi dal terreno e li porta sulle foglie, i funghi che sono patogeni come la peronospora, l'oidio e quant'altro. Riesce a non fare rodere il terreno. Stiamo parlando di un elemento così semplice, così schivo, l'erba, eppure dà un aiuto incredibile. Bene, questo aiuto noi razionali lo vogliamo considerare con la stessa importanza con cui noi facciamo una scelta? Questo è tutto qui, una cosa semplice. Il disordine che vedete in giro è per non disturbare la casa degli insetti, dei microrganismi, della flora, della fauna, perché se la disturbiamo evidentemente o se ne vanno oppure non trovano più l'idealità e così via. Questo è diciamo, un piccolo concetto ulteriore a tanti che stanno sorgendo di questi tempi. Il vino con tutta probabilità nella gran parte dei casi viene considerato un prodotto e invece va inteso come un semiprodotto, perché il prodotto della fermentazione, il prodotto diciamo dell'attività dei lieviti porterebbe poi a fare aceto normalmente, e questo è il quibus. Quando abbiamo un semiprodotto, quando abbiamo questo l'unico prodotto, a noi il compito di tenerlo sempre comunque sotto osservazione, senza intervenire con situazioni stabilizzanti o assicurative, ma semplicemente degustandolo come fosse una mucca che tutti i giorni fa munta, perché sennò il latte non si ha. E tutti i giorni, cioè adesso tutti i giorni esagerato, ma tutte le settimane, perché no? Fare un bel giro in cantina, sentire se, soprattutto nella parte basica dei nostri sensi, quella del naso, si percepisce che qualcosa sta evolvendo, c'è una materia viva dentro, batteri, lieviti, proteine, non so che altro. Tutta questa materia viva potrebbe anche, per sue ragioni, cominciare a lavorare, evolvendo, involvendo, non si sa bene. Bene, a noi il compito di accompagnarlo, ma in questo senso, tenendo sempre sotto costante controllo per poter portare questa materia il meglio possibile. Se poi capita qualcosa, che può anche capitare, bretonomiccias che cominciano a fare le loro storie, l'unico tentativo è quello di tentare di fermare questa attività con pochissima, ma quando dico pochissima parlo di 1-2 grammi per ettolitro di solforoso. Tutta questa è l'attività che viene svolta in cantina, tutto il resto se lo fa da solo, se lo fa completamente da solo.